Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Allora, abbiamo finito l'era delle zucchine, ora iniziamo l'era delle patate. Che bello. Sono del nostro orto, anche queste. Una soddisfazione infinita. Soddisfazione infinita. Però diciamo che adesso dovrò inventarmi ricette con le patate. Allora, poco male, a noi piacciono molto, quindi Patate e zucchine insieme, non sono... patate e zucchine bene, sì, stanno molto bene insieme, bene. molto bene. E vabbè, stasera è così e lui mi prende in giro, e vabbè. Allora, innanzitutto dobbiamo fare le patate a julienne, ma una julienne un po' grandina, con questa parte della grattugia qua. Questo sarà circa 1 chilo di patate. Ora vado a finire di sbucciare, ovviamente le ho anche molto lavate perché insomma c'era la terra intorno, anche se noi non abbiamo messo nessun concime, nient'altro, però sai, eccoci qua. Allora, sbucciamo e laviamo bene le patate, dopodiché... Che bel giallo. Sì. Giallo patata. Giallo oro. Anche no. Magari. Allora, adesso togliamo la buccia da qui e facciamo queste patate a filettini. E sotto quella ricetta come si chiama? Frittelle di patate. Frittelle di patate. Sì. Allora, per fare queste frittelle, le mie frittelle di patate, abbiamo bisogno di queste patate. Queste sono patate novelle, quindi hanno molta acqua. Allora io le andrò a mettere poi in acqua e sale, in maniera che così esce fuori tutta l'acqua e l'amido. Poi le strizziamo molto bene e continuiamo a fare l'impasto. Per ora vi dico: patate 1 chilo, una bella presa di sale da mettere nell'acqua, più il sale per condire le patate a vostro piacimento, del pepe bianco, un pezzettino di burro da mettere nella padella insieme all'olio che gli dà quella fragranza particolare, parmigiano reggiano, 2 cucchiai di farina e del pecorino. Questo è un formaggio stagionato, un pecorino sardo, va bene? Che poi vi farò vedere, più o meno ce ne vorranno 80 grammi, non tantissimo, da mescolare poi dopo a questi filettini di patate insieme agli altri ingredienti. Quindi per ora facciamo le patate in questo modo, poi le mettiamo dentro l'acqua e sale, ci rivediamo dopo. Eccoci qua. Allora abbiamo messo le patate che abbiamo grattugiato dentro acqua e sale, in maniera che così fuori esce sia l'amido che il liquido delle patate, che sono nuove, ripeto. E adesso vado a strizzarle e a metterle poi nel colino, un po' per volta ovviamente. Ok, va bene così, liquido non ce n'è. No, perché lo strizzi bene anche tu, eh? Sì, infatti, però sai, per sicurezza. Io ho dovuto assaggiare un pezzetto del formaggio che hai grattato e posso garantire che è buono. Sì, abbiamo grattugiato il formaggio, gli 80 grammi di formaggio che servono. In questo caso io, ripeto, ho preso del pecorino sardo. E adesso lo andiamo a mescolare insieme alle patate e gli altri ingredienti. Ok. Fatto. Perfetto, lavo le mani, scusate un attimo. Ok. Allora, aggiungiamo un
pizzico di sale, pizzico un po', poi aggiungiamo il formaggio, buono, il parmigiano, il burro va messo nell'olio che sta sui fornelli, una bella grattata di pepe bianco, noi mi mettiamo raccomando, il bianco più profumato. perché se no il lievito muore, no? No, non era così, no, no. Siamo Ok? rimasti indietro di ricette con lievito. Eh sì, ne faremo quando fa un pochino più freddo. Un paio di cucchiai di farina. Dove te ne vai? Me ne vado qui. Perché avevo dimenticato l'uovo. Avevo dimenticato di metterci l'ovetto. Scusate. Allora, detto questo, mescoliamo tutti gli ingredienti. Nel caso in cui vediate che rimangono slegate, aggiungete un altro uovo. Mi sa che è questo il caso, Esatto, vero? e questo è il caso, esattamente. Amici, avete messo mi piace a questo video? Guardate che vi vedo, Vi controllo, vi controllo. No, no, non serve un altro uovo. No, è vero, ce l'ha fatta, ha resistito da solo. Adesso lo andiamo a mescolare bene con le mani. Precedentemente lavate, senza smalto, senza anelli, tutte quelle cose là, Come sei polemica. no, Io non so polemica. Così me l'hanno fatto notare talmente Sì. tante volte che ormai è rimasta viva nella mia mente questa cosa. Ok, come vedete, dicevo, non serve un altro uovo. La facciamo riposare 5 minuti e andiamo in frittura. A dopo. Intanto che si riscalda l'olio, vi volevo far vedere l'amido. Questo è proprio l'amido, vedete? Tirato fuori dalle nostre patate. Guardate un po'. Ho tolto l'acqua e ho visto tutto questo deposito in fondo. E poi era anche abbastanza duretto adesso, vabbè, comunque era per farvi vedere. Adesso vado a friggere. Allora, l'olio è pronto. Scusate. Adesso mani pulite. Andiamo a fare delle frittelline. che carino, aspetta che vediamo come le fai. Come si fanno le polpette più o meno. Perfetto. E poi le andiamo a mettere qui dentro. Esattamente. È proprio una ricetta facile, comunque solo formaggio, farina e Formaggio, patate. farina, grana, sale e pepe e patate, ovviamente, certo. E si può fare un po' con tutto, io penso anche con le zucchine si può fare, vedo. Sì, certo. Le zucchine però sono molto più acquose, quindi bisogna fare quel procedimento che abbiamo fatto già vedere quando abbiamo fatto le polpette di zucchine. Certo. Ok, ci vediamo a frittura fatta. Esatto. Ma oggi è così, esatto. A tra poco. Ciao! Date retta a me, non a lei. Sì, date retta a lui. Eccoci qua. Come vedete sono belle, croccanti, Che spettacolo! dorate e Che c'è un belle! profumo, ragazzi, veramente fantastico. Adesso togliamo quelle più cotte. Vedete come sono belle
sode, non Anche si sono aperte. secondo me deve essere anche croccante. Sì, sì, infatti lo sono croccanti, croccanti fuori e morbidi dentro. C'era una pubblicità che faceva così? Non ricordo che pubblicità fosse. Se voi ve lo ricordate, per favore mettetelo nei commenti, grazie. So quei dubbi amletici che ti assalgono. Guarda che bello. Sì, c'è questa che l'ho fatta un pochino più grande, quindi devo un attimino farla cuocere di più. Perché sennò poi alla fine le patate dentro rimangono crude. Mi raccomando, il fuoco medio-basso, perché comunque deve friggere E cuocersi dentro. e cuocersi dentro, va bene? Ok, ci vediamo per l'impiattamento. Esattamente, a fra poco. A tra poco. Eccole pronte, sono proprio belle. Sì, sì, sono venute proprio bene, sono molto soddisfatta, meglio delle altre volte. Sì, sì, e ora non rimane che una cosa. Assaggia questa, guarda, questa qui. Tanto c'è la nostra nipotina che c'ha un po' di doloretti, scusate, ma Piccolina. Sentite come ha scrocchiato? eh sì, Buone. col pecorino sardo sono venute meglio, sì, decisamente. Spettacolari. Sì, Ragazzi, rifatele. assolutamente dovete provarle, sono buonissime. Sì, sì, ve lo assicuro io. Potrei anche farle al forno, ma ci vuole un po' di più, va bene? Alla prossima ricetta! Ciao a tutti, buonasera. Ciao.